Egoismo, parliamo di egoismo. Che cos'è l'egoismo? In generale abbiamo un'idea dell'egoismo, è come se l'egoismo fosse soltanto qualcosa di negativo, perché sappiamo che una persona egoista, proprio nel vero senso del termine, è una persona che pensa a se stesso, che mette se stesso al primo piano, che non ascolta, insomma ha una serie di aspetti negativi che ci fanno pensare all'egoismo come qualcosa di negativo. Allora, è vero che l'egoismo, visto dal punto di vista negativo, è un qualcosa che non è utile alla crescita, non è utile alla cooperazione, non è utile alla creare una vita armonica, soprattutto quando si parla di famiglia, quando si parla di amicizia, quando si parla di rapporti, ok? Ma l'egoismo ha anche un aspetto positivo, che è dato dal fatto che noi per nostra natura dobbiamo metterci al primo posto. Se noi vogliamo fare del bene agli altri, noi dobbiamo essere i primi a star bene. Se noi non stiamo bene, come facciamo a star bene agli altri? Come facciamo ad aiutare gli altri? Ecco, da un punto di vista universale, l'egoismo è un qualcosa di utile. Dunque possiamo dire che è normale essere un po' egoisti. Pensiamo un attimo alla sopravvivenza, no? Noi molte volte, quando è che esce fuori l'aspetto egoistico? Quando noi ci sentiamo minacciati, quando qualcuno ci minaccia, quando ci sentiamo in pericolo di morte, o comunque quando sentiamo una minaccia nei confronti delle nostre cose, della nostra famiglia, dei nostri oggetti, di ciò che ci appartiene. Più ci viene fatto qualcosa che mette in pericolo la nostra salute, più diventiamo egoisti, più pensiamo a noi, che dunque da un certo punto di vista è necessario proprio per una questione di sopravvivenza. Dunque più ci sentiamo minacciati, più diventiamo egoisti, ed è quello che sta accadendo anche in questi ultimi tempi nella società, soprattutto quella occidentale, no? Abbiamo da una parte i nostri governanti che in qualche modo stanno opprimendo la popolazione, il popolo. Di conseguenza noi ci sentiamo costretti a pensare a noi stessi. Ci troviamo in situazioni dove è necessario avere dei comportamenti egoistici. Ma è utile, o quando è utile, questo aspetto egoistico? Allora, pensiamo ad un personaggio come Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta era un egoista. Cosa vuol dire che era un egoista? Allora, ogni qualvolta noi facciamo qualcosa per nostro piacere, allora diciamo che ci troviamo in una situazione o in una forma egoistica. Dunque, Madre Teresa di Calcutta faceva del bene agli altri, ma faceva del bene agli altri perché piaceva a lei fare del bene agli altri. Dunque, è una forma di egoismo differente da quello negativo, è una forma buona di egoismo. Dunque, ben vengano persone che fanno del bene agli altri perché provano piacere nel fare del bene agli altri. Molte volte ci troviamo persone che quando fanno del bene agli altri vogliono qualcosa in cambio. Poi non è detto che vogliono qualcosa di materiale, perché molte volte molti vogliono la considerazione, vogliono anche che quando loro fanno questo gesto, no, di altruismo, devono immediatamente riconoscere questo gesto. Molte persone infatti ci rimangono male quando fanno un regalo e non vedono una reazione da parte dell'altro. Poi il perché o il cosa non porre l'altra persona ad avere una reazione che noi ci aspettiamo non lo possiamo sapere. Probabilmente ci sono casi, anzi, dove persone non riescono a manifestare la gioia, la felicità, la gratitudine perché hanno avuto una vita difficoltosa, dove non sanno neanche cosa vuol dire gratitudine, riconoscenza. Okay, dunque, nel momento in cui noi facciamo qualcosa in cambio di qualcos'altro, noi siamo egoisti, proprio siamo egoisti a un livello anche avanzato. È come se avessimo una scala per misurare il valore dell'egoismo. Ok, dunque, quando noi facciamo qualcosa senza chiedere nulla in cambio, allora quello possiamo dire che è un egoismo che tende verso lo zero. Quando invece noi facciamo qualcosa, facciamo un regalo e ci aspettiamo qualcosa in cambio, allora l'egoismo, la scala sale, dove ci troviamo in una posizione
più alta sicuramente di quella precedente. Dunque, da una parte è utile, dall'altra naturalmente non è utile, perché se noi vogliamo migliorare i rapporti con gli altri, se noi vogliamo essere più comprensivi, se noi vogliamo essere più empatici, se noi vogliamo comunicare meglio, noi dobbiamo essere meno egoisti e pensare più agli altri, cioè pensare meno a noi stessi e pensare più agli altri, anche se così facendo pensiamo anche a noi stessi. Ok, dunque è sempre una forma di egoismo, ma tendente allo zero, come abbiamo detto prima, prendendo appunto la scala dell'egoismo. Poi, invece, in quale numero nei tarocchi, nella numerologia, troviamo l'egoismo? Qual è il numero dove si parla di egoismo? Anche se poi alla fine, come ho detto prima, l'egoismo è presente sempre nella nostra vita, dunque anche nei numeri. Però c'è un numero che, diciamo, ha questo aspetto egoista più degli altri, ed è il 19, ed è il Sole. Che cosa fa il 19? Il 19 dona il suo calore, il suo aiuto, la sua presenza agli altri senza chiedere nulla in cambio. È il Sole, è come il Sole che dona i raggi a tutti senza distinzione e senza chiedere nulla in cambio. Lui dona se stesso, dona la sua presenza, dona il suo amore, dona il suo aiuto. Naturalmente quando vive in funzione, quando la vita è in armonia, quando lui sta bene. Ma quando lui sta male, quando la vita non è più armonica, quando va in disarmonia, quando va in conflitto, che cosa fa? Smette di donare, smette di aiutare, smette di fare progetti dove coinvolge gli altri, non collabora, non è più una persona utile per un team. Che cosa fa? Parlando sempre appunto di Sole, si spegne il suo calore, smette di dare il suo calore agli altri. Ecco, questo è il 19, ovvero il Sole nella carta dei tarocchi.